Allora, questo qui sarebbe la metà bancata del motore 12 cilindri della Formula 1. Hanno fatto questa qua a metà e poi me l'ha andata a me per fare gli scarichi per le sale prova, perché loro avevano fretta di mettere in moto il motore, di provarlo, come si faceva di solito, la smania di sentire il motore. Allora con questo qua, invece di fare gli scarichi come sono fatti attualmente per le vetture, così, che era una cosa molto elaborata, molto difficile anche da fare, facevo gli scarichi tipo motociclette, con l'imbocco dei collettori che c'erano. Questo è Inconel, il materiale Inconel, tipo motociclette, e loro li provavano in sala prova, con varie misure, e perché ne ho fatti parecchi in lamiera, solo che in sala prova i motori girano talmente a 12-13 mila giri, diventavano rossi, dopo 2-3 prove diventava carbone, non erano più. Invece questo qua è un materiale che resiste, li usano tuttora in vettura, resiste al calore e anche alle vibrazioni, allo sforzo. Sono più sottili di questo, perché questi qua li usavano diverse volte. E io usavo questo qua come manichino, che adesso non ho tutto il resto da far vedere, perché li ho dati tutti della gente da tenere in ufficio, da far vedere, museo, e io non me ne è rimasto neanche uno. Questo qua è la testa della Formula 1, delle ultime nate, che hanno fatto con la modifica degli scarichi, che le teste precedenti avevano due uscite nello scarico che andavano a rastremarsi in una. E poi dopo hanno fatto le modifiche, hanno fatto questa testa che ha avuto dei risultati migliori, hanno migliorato molto. Però, come succede in questi casi, quando la macchina cominciava ad andare discretamente bene, i soldi non ce n'erano più. Io sono stato uno degli ultimi che me ne ha dato. Guarda te, io pensavo di aver lavorato per l'Opera Pia, invece... E la storia della Lambo è quella lì. Io andavo là con 2 o 3 persone, gli risolvevo tanti problemi in sala prova, cose molto veloci, perché altrimenti i tempi erano molto più lunghi, perché non tutta la gente era disponibile a tagliare, accorciare, dopo un'ora tornare in sala prova per fare le prove. Io li avevo messi su quel piano lì, però dopo ho dovuto cedere perché era troppo impegno, troppo impegnativo, poi loro hanno chiuso e la storia è finita lì, insomma. Con Forghieri ho fatto anche queste cose, perché lui ha curato anche le BMW da rally. E questo qua ci andavano dei raccordi, andava fissato nel baule, e una Nouris doveva servire per avere sempre un pozzetto di benzina pronta per non rimanere la pompa vuota. Era sempre, sì, non partiva dal serbatoio, partiva già da quell'affare qua, che li fissavano dentro il baule. Lui ha curato anche le macchine da rally. Anche questo poi c'è un sistema di lavorazione che è molto vecchio, antico, che molta gente che vendono adesso delle cose in rame, che dicono oh il rame è fatto a mano. Lei quando vede che ci sono tutti quei righi qua, non è fatto a mano, è fatto con la tornitura, si chiama tornitura in lastra, con un tornio, una cosa molto vecchia ma che ha dei risultati enormi. E io a Modena c'era uno molto bravo, Bologna, fanno dei coni lunghi così, rastremati in 2 o 3 volte, che altrimenti anche lì è sempre per il fatto del costo. Sono ancora dentro, mi rispecchio ancora a tutto quello che ho fatto fino da 12 anni arrivare adesso, insomma. Vado a vedere delle fabbriche con delle macchine, io ho un amico che fa quei motori di Gilera, andare alla sua fabbrica è come andare al policlinico. Io alla Lamborghini avevo uno che mi incartava i banchi, per dire, dunque io saldavo anche, cioè per dire come si lavorava in quegli ambienti lì. Io facevo i prototipi delle marmitte e poi c'era l'ANS a Marmitte, una fabbrica molto grande, che loro li facevano in Sarrie. Io facevo le marmitte, per l'America erano molto esigenti, l'air pollution, l'aria pulita, che volevano degli impianti, delle cose che non le avevano neanche loro, e noi dovevamo inventare, avevamo fatto degli iniettori per iniettare l'aria dentro le camere di scoppio. Io andavo con la bocca davanti al tubo di scarico della Kunt per dire
che risultati avevamo ottenuto per l'inquinamento. Io gli scarichi che facevo venivano tutti coibentati con un materiale apposito e poi venivano rivestiti con un lamierino ancora, di modo che non diventava mica rosso, di più. Però facendo quell'operazione lì, i gas interni bruciava tutte le parti, diciamo, inquinanti e rimaneva la parte, era come uno quando setaccia la farina, va giù la parte buona e il risultato lì era quello lì. La gru per fare la prova dell'urto al piantone, al volante. Io avevo fatto un impianto con un peso legato, poi mettevamo la macchina in una certa posizione, quando era ora io tagliavo il cavo, partiva sto peso qua, dava una gran botta e andavo a controllare quel pezzettino di piantone fatto tipo a molla, a vedere che urto, cosa avevo subito. Io facevo tutte quelle cose lì, io tagliavo, allungavo, accorciavo, però ero molto preso, troppo sempre impegnato. E poi sono andato in Belgio, a Bruxelles, con l'ingegner Baraldini, perché le prime macchine con la prova dell'urto si strappavano gli attacchi delle cinture, non erano sufficienti. E allora lì sono andato a fare una modifica là sul posto per fare il collaudo. La storia è quella lì, dove c'era qualche problema, io dove c'erano dei problemi, però questo l'ho detto ancora e lo ripeto, tutti i problemi che c'erano, anche un po' seri, un po' gravi, non mi sono mai posto il problema di dire mo adesso come faccio il problema qua com'è, niente, sempre andato subito, abbiamo risolto quello che si riusciva a risolvere, però non ho mai avuto quel timore, quel che di dire mo adesso riesco a farlo, cosa c'è, cosa sarà, via, giù.